Ciao amici, oggi parliamo di un inchiostro Lamy. Ci sono due linee di inchiostri che questa bella azienda produce. Gli inchiostri quelli base, che sono ottimi inchiostri secondo me, e poi la serie Crystal, che sono quelli un pochettino più prelibati. Oggi parliamo dell'Amazonite, una collezione che evidentemente è dedicata ai minerali. Andiamola a scoprire. Il packaging, quello bello, certo, ci paghiamo anche questo, è fuori dubbio, però dai, non è male, non guasta anche il fatto di avere questo bel cappuccio con un logo impresso e poi un calamaio diverso da tutti gli altri, un calamaio triangolare. La serie Crystal è la serie buona, diciamo così, di casa Lamy, anche se in realtà chiamarla buona sì, è la serie buona, ma è così buona anche quella base che insomma è difficile scostarsi. Sta di fatto che le sfumature, i colori che appartengono a questa linea sono decisamente più ricercati. Oggi parliamo dell'Amazonite, come vi ho detto, anche se c'è un turchese come linea base che è veramente molto bello. Calamaio 30 ml, quindi piccolino, inganna un pochettino, sembra che ci stia di più, ma invece non ce ne sta molto, e poi anche qualche piccolo, diciamo, contestazione sul pescaggio, vedete, è abbastanza ridotto, quindi pennini di penne, diciamo, importanti come dimensioni, sbattono e faticano a essere caricate, soprattutto quando poi l'inchiostro si esaurisce. Per il resto l'imboccatura, questa non è la tinta di oggi ma poco importa, l'imboccatura è buona, è generosa e quindi insomma tutto è pensato per rendere la vita a bordo più facile, però come ripeto non è esente da critiche. Amazonite l'ho caricato su questa penna, il pennino è un pennino medio se ricordo, perché ne ho provate un po' in tutte, sì esatto, le gradazioni. Vado a stringere e ce lo proviamo. È una bella tinta, una tinta anche ricca di sfumature che il pennino riesce a mettere in evidenza. Stiamo parlando della serie Crystal. È una tinta che ne richiama più di qualcuna, però anche in questo caso, se andiamo a ben guardare, è una tinta abbastanza decisa, cioè abbastanza centrata nell'azzurro, nel celeste, nel turchese, cioè non ha dominanti strane o comunque contaminazioni con altre tinte che la possano far spostare un pochettino da quello che è il suo baricentro tonale, chiamiamolo così. Poi in quanto alle doti dinamiche, come vedete anche su un pennino medio come questo è un pennino medio, riesce a contenere il tratto, ci mette del suo, lo sappiamo, anche la carta Rhodia ci mette del suo, però è un inchiostro che ha una buona formulazione, un po' altalenante come su tutta la linea Crystal, un po' altalenante perché alcune tinte secondo me funzionano meglio di altre. Metto un po' sotto la linea così dello spartiacque, metto un po' sotto per esempio il grigio, l'agata che vi ho presentato prima, anche il peridot non è che mi abbia stupito, però il topaz per esempio è molto valido, ma anche altre tinte, anche questa la metto nella parte di sopra, nella classifica buona, perché trovo che sia una bella formulazione, una buona formulazione. Io impugno sempre la stilografica per metterla alla prova in tutte le sue situazioni. È un inchiostro che comunque mi piace, vivace, non sparato. L'ho provato anche con altre carte, altri pennini, e ve lo faccio vedere. Non sono un appassionato di queste tinte in senso assoluto perché le uso poco nel mio quotidiano. È una tinta che mi piace, però dopo un po' mi stanca o comunque non la trovo magari coerente con quello che vado a scrivere. Insomma, queste sono veramente delle fisime
di Marco Chiari. Andiamo a vederlo qui con un pennino, come potete vedere, di tipo BB, riesce a mettere in campo molte sfumature. Tolgo via il mio riferimento, molte sfumature che rendono senza dubbio piacevole, viva la nostra grafia, particolare ripeto, per questa ricchezza di varietà cromatica, anche se resta comunque sempre un inchiostro molto ben centrato, vi dicevo, nella sua gamma. Lo stesso avviene con un pennino molto sottile, anche se ovviamente si alleggerisce molto. Allora qui potrebbe anche cominciare ad avere qualche problema di leggibilità in quelle rigature molto più decise. Questo è un Clairefontaine con una rigatura violacea che insomma non è neanche il massimo per i miei gusti, però come vedete si mantiene la leggibilità. Allargo un po' per farvi vedere, giusto per darvi un'idea, come si rapporta ad altri inchiostri più o meno in questa tonalità. Inchiostri che magari conoscete, così vi può essere utile come riferimento. Questo è il Leonardo Blu, un inchiostro veramente molto gradevole, molto bello per i miei gusti. Leonardo Blu, come vedete, è un blu, magari un bluette, un celeste scuro molto vicino al blu, però siamo effettivamente lontani. Mentre invece il Sailor Manio comincia ad avvicinarsi abbastanza, se non altro nelle sfumature quelle più chiare. Spero di riuscire a mettervele in mostra. Nei momenti in cui il flusso nel Sailor Manio si alleggerisce un pochettino, si avvicina molto a questo azzurro, a questo amazonite. Poi abbiamo invece il Topaz dell'Edelstein, eccolo qua, che anche questo tutto sommato può ricordare il nostro amico, ma è più verso l'azzurro. L'amazonite sembra, per certi versi, può ricordare un inchiostro, quasi un acquamarine depauperato della parte della componente giada. Un inchiostro che secondo me lo vede abbastanza simile è il Paradise Blue di Kaweco, una delle ultime release del brand. Come potete vedere sono molto simili, davvero molto vicini. Questo che ho in mano è l'amazonite, questo sotto invece è per l'appunto il Kaweco Paradise Blue. Anche in questo caso un turchese, un azzurro deciso, insomma lascio a voi, però sono due inchiostri che si assomigliano abbastanza. Andiamo a vedere, tiro via e faccio un po' di ordine, se ha delle problematicità legate, che so, al passaggio di pagina, no. Però è uno di quegli inchiostri, come molti cerulei, bluette, blu elettrici, comunque sempre in ambito chiaro, che sono inclini un pochettino a fare qualche segnetto. Andiamo a vedere nella nostra Rhodia, qui non è successo, però è anche vero che magari è il pennino che in questo caso non è stato è il responsabile del fatto che non abbia passato, perché è un pennino medio. Attenzione, così come attenzione a pulirlo, perché questo tipo di inchiostri, parlo del pigmento, non del crystal, non del Leonardo oppure del Paradise della Kaweco, però sono inchiostri che sono abbastanza tenaci, vanno puliti bene, perché se no ce li ritroviamo essiccati un po' nell'alimentatore e poi ci tocca viziare tutti gli inchiostri che mettiamo successivamente. Quindi consiglio di fare un lavaggio quando li utilizziamo.